L'Inter ha in casa un talento che potrebbe essere destinato ad incidere e a pesare sulle prossime strategie di mercato. Si chiama Mattia Marello, arriva in prestito dall'Udinese e nel settore giovanile nerazzurro sta facendo parlare molto, moltissimo di sé. Lo andiamo a conoscere meglio in questo nuovo contenuto e vi spiegherò perché potrebbe essere determinante anche in ottica mercato. Prima però di addentrarci in tutti i discorsi, ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter. Per altri approfondimenti, news e per tutto quello che riguarda la nostra Inter, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali se non l'avete ancora fatto. Per supportarci vi basta cliccare sul tasto mi piace che trovate qui sotto, e poi per tutti i discorsi H24 sull'Inter, passioneinter.club, il nostro club con tanti nerazzurri da tutto il mondo. E allora andiamo a conoscere meglio questo talento, non dico tutto nerazzurro, perché in realtà arriva in nerazzurro nel 2025, però proprio in nerazzurro sta esplodendo di fatto e si sta facendo conoscere in maniera molto, molto rilevante. Sto parlando appunto di Mattia Marello, che è un classe 2008 italiano, alto 1,84 m, è un mancino naturale. Adesso vedremo anche le specifiche sul ruolo. Ha un contratto con l'Inter in scadenza il 30 giugno del 2026 con diritto di riscatto da parte del club nerazzurro. È stato prelevato in prestito dall'Udinese, club comunque con il quale già si era fatto conoscere, adesso lo andremo a vedere nel dettaglio. Dal punto di vista prettamente tattico, lo vediamo nella scheda, lui è un terzino sinistro di base, posizione nella quale ha collezionato ben 46 presenze, mettendo a segno 3 gol e 13 assist. Concentratevi bene su questo discorso degli assist perché ci torniamo tra pochissimo. È un giocatore molto duttile, molto versatile, infatti può giocare in più posizioni, anche in posizioni più avanzate. Infatti da esterno sinistro ha disputato 39 partite con 4 gol e 5 assist, quindi diciamo che anche in quel ruolo lì, anche da esterno a tutta fascia, ha dimostrato di poter incidere. Poi ha fatto l'esterno anche sull'altra corsia perché ha totalizzato 6 presenze come esterno destro con 3 gol e 3 assist, quindi scarso minutaggio in quel ruolo, ma comunque impatto importante. Sono dei numeri che sicuramente ci dicono tanto di questo giocatore, ma non abbastanza, quindi tra poco vi dirò di più. Lui cresce nel settore giovanile dell'Udinese e di fatto brucia le tappe, esordendo in primavera a soli 15 anni. Nella stagione 2024-2025, quindi quella che precede il suo arrivo in maglia nerazzurra, ha disputato più di 30 presenze nella primavera con l'Udinese, nel campionato primavera, ed è stato determinante in contemporanea anche con l'Under 17 con 5 gol e 4 assist. L'Inter lo preleva nel 2025, come vi dicevo, proprio dall'Udinese, con la formula del prestito con diritto di riscatto, un'operazione che è basata, impostata su una base fissa che si aggira intorno al 1.000.000, e poi adesso vi spiegherò la questione del riscatto, perché l'Inter ha intenzione di tenersi questo giocatore che appunto in questa stagione ha dimostrato tantissimo. Lui si impone di fatto subito come titolare, gioca il 26 agosto del 2025 la finale di Supercoppa Primavera dal primo minuto, che viene vinta dall'Inter contro il Cagliari, e lui tra l'altro segna anche uno dei rigori, ecco, determinanti per arrivare a questo traguardo, a questo trofeo. Nella prima stagione con l'Inter, che di fatto è questa stagione a cui facciamo riferimento, quindi stagione 2025-2026, lui colleziona 46 presenze in tutte le competizioni tra campionato primavera e Youth League, quindi si impone anche in Youth League. E non solo, perché non è un giocatore che diciamo ha dei numeri, ha delle presenze, ma è anche il miglior difensore di questo campionato, del campionato Primavera 1. Viene premiato appunto al termine della stagione come miglior difensore, quindi subito un ottimo
un'ottima annata e subito un ottimo esordio in nerazzurro di fatto, perché appunto è la sua prima stagione e già riesce a ritagliarsi un ruolo molto, molto importante. Vi ripropongo anche la sua scheda perché adesso andiamo ad addentrarci, su quello che è il discorso relativo al ruolo e all'impiego di questo giocatore. Ah, vi accenno anche che è nel giro delle nazionali giovanili azzurre, quindi dell'Italia under 19. Vi dicevo prima, lui è un terzino sinistro, gioca in una difesa a 4 perché la primavera dell'Inter si schiera principalmente con un 4-3-3, quindi gioca come terzino sinistro nella difesa a 4, come vi dicevo. Può giocare anche come esterno di sinistra a tutta fascia e, come ho detto all'inizio, eventualmente, nell'eventualità, anche come esterno destro. Che tipo di giocatore è? Lo vediamo dai numeri, l'abbiamo visto dagli assist, dai gol in tutte le competizioni e in tutto il suo percorso, perché ha una forte, forte vocazione offensiva, ha un piede sinistro molto, molto educato, è un po' un regista di fascia quando gioca da esterno sinistro, ma in realtà anche come terzino sinistro, ha questa propensione offensiva molto, molto importante che viene poi, diciamo così, dimostrata anche dai numeri. Ha una grande capacità di creare gioco, ha corsa, ha inserimenti, produce appunto tanti assist, quindi mette molto in condizione i compagni di trovare il gol, è molto pericoloso e si rende molto pericoloso sui calci piazzati e anche lui comunque è in grado di finalizzare, lo abbiamo visto con i numeri sui gol. Ha una buona struttura fisica, considerando che comunque è giovanissimo, ha 18 anni, quindi ha già sviluppato un'ottima struttura fisica e anche dal punto di vista disciplinare, diciamo, è molto disciplinato, sia in fase offensiva che soprattutto in fase difensiva, perché comunque quel ruolo ovviamente richiede anche quel tipo di tendenza lì, quindi comunque riesce a gestire bene entrambe le fasi. Domanda: a chi state pensando? Io so che state pensando già a Federico Di Marco, perché il paragone, soprattutto guardando i numeri, è abbastanza, immediato. Ovviamente, come ho detto prima, lui si schiera terzino sinistro, viene schierato terzino sinistro, il nostro Federico Di Marco gioca esterno a tutta fascia in un 3-5-2, però come caratteristiche e come tipologia di giocatore probabilmente il collegamento è inevitabile, perché parliamo di un giocatore con un piede di 2 giocatori, anzi con un piede sinistro di qualità, entrambi hanno un po' quel mancino, come ho detto, da regista di fascia, sono precisi sui cross, sui calci piazzati, riescono ad essere insidiosi sia per mettere i compagni in condizione di segnare, sia per, appunto finalizzare. Quindi, il paragone in questo sicuramente è inevitabile. Producono entrambi tanto in fase di spinta, in fase offensiva. Marello nel dettaglio in questa stagione ha collezionato ben 15 assist, quindi in totale tra tutte le competizioni sono 15 gli assist, un numero se vogliamo impressionante per un giocatore così giovane e che ha fatto immediatamente scattare il paragone con Di Marco. Qualcuno lo definisce già il nuovo Federico Di Marco. Io prendo con le pinze tutto e sono, felice di vedere questi numeri e di sapere che l'Inter è riuscita ad individuare un talento del genere che in prospettiva può essere veramente interessante. Ecco, andiamoci sicuramente cauti perché abbiamo visto il peso di Marco e sicuramente come tipologia di giocatore ci si avvicina, ma ecco l'esperienza è ben diversa e mi auguro che Marello possa avere tutta il tempo, per dimostrare quello che deve. Tra l'altro anche a livello caratteriale, perché comunque è un qualcosa che sicuramente incide, viene descritto con un giocatore che comunque ha molta personalità, ha molta fame e lo riscontriamo anche in quello che vediamo sul campo e sui numeri, è inevitabile che sia così. Il futuro sembra un po' già scritto, già delineato, perché l'Inter è pronta a riscattarlo. All'inizio vi ho, parlato delle cifre, operazione sul 1.000.000 di base fissa, 1.000.000 di base fissa e poi
3-4 milioni più o meno, è quella la cifra eventuale per il riscatto. Qualcuno dirà: 5 milioni per un giocatore, così giovane, 5 milioni per un giocatore che di fatto deve dimostrare ha fatto un'unica stagione con la maglia dell'Inter. Quando parliamo di investimento in prospettiva, probabilmente quello di Marello potrebbe essere uno degli esempi, in questa linea, perché è un giocatore che comunque, non sta solo facendo bene, cioè sta emergendo veramente tanto, nel campionato primavera, è un giocatore che si rende veramente determinante e quindi l'Inter anche per un eventuale salto non può che tenerlo in considerazione. Quindi, come vi dicevo, futuro che sembra scritto con un possibile salto magari anche già dalla prossima stagione in Under 23 e qui, rientra il discorso che si collega ad un altro erede di Di Marco, erede prendetelo con le pinze, nel senso altro giocatore che ci ricorda sicuramente, per il ruolo e per le caratteristiche, Federico Di Marco e ovviamente faccio riferimento a Cocchi dall'Under 23 perché vedete questo simbolo dello scambio, perché adesso arriviamo a quello che vi dicevo all'inizio del contenuto, quindi perché Marello potrebbe diventare quasi una carta da giocare, sul mercato nerazzurro. Diciamo che Cocchi in questo momento è al centro dei discorsi di mercato anche per, poter essere utilizzato come una pedina di scambio in una pedina da inserire in un'eventuale trattativa. La trattativa a questo quella di palestra con l'Atalanta, anche se molti hanno detto e ci hanno riferito che l'Atalanta in questo momento esclude l'inserimento di una contropartita tecnica, per l'affare con l'Inter, quindi soltanto cash e sicuramente una cifra molto alta, però c'è ancora quest'ipotesi aperta di un eventuale inserimento di una contropartita. Quindi Cocchi è stato, diciamo, il primo nome menzionato in questo senso. Cocchi che in questo momento occupa, diciamo, il ruolo da titolare nell'Under 23 proprio sulla corsia, di sinistra. Lo abbiamo detto poco fa, Marello in realtà è un terzino di sinistro, ma è anche vero che l'Under 23 rispetto alla primavera si schiera con un modulo diverso, quindi in Under 23 vediamo un 3-5-2, mentre nella primavera un 4-3-3. Se Marello dovesse fare, diciamo, quel salto di qualità e dovesse essere aggregato all'Under 23, con ogni probabilità, anche per la tipologia del giocatore e anche per il fatto che comunque ha avuto, modo di essere impiegato in quel ruolo lì, probabilmente lo vedremo appunto schierato come esterno di sinistra in un 3-5-2, andando di fatto a insidiare, se vogliamo, Matteo Cocchi. Si può pensare ad una permanenza di entrambi? Ovviamente sì, però in questo momento il pensiero che l'Inter possa avere in casa un giocatore eventualmente già pronto per prendere il posto di Matteo Cocchi, che comunque è un giocatore che, ha avuto anche un'esperienza importante con l'esordio in prima squadra, è un giocatore che comunque è sceso anche in campo sul palcoscenico europeo, insomma un giocatore che comunque è in crescita anche lui, con una prospettiva diversa, perché stiamo parlando comunque di uno step già avanzato rispetto appunto a Marello, che invece deve ancora arrivare a quel livello lì. E quindi una sorta di, come dire, mi inserisco nella tua posizione perché so che tu magari potresti essere destinato ad altro ed è questo il ragionamento che potrebbe fare l'Inter in questo senso. Quindi Cocchi che potrebbe essere mandato o in prestito magari in un altro club o essere utilizzato come contropartita tecnica per un'eventuale trattativa e Marello già pronto per prendere il posto, di un giocatore che comunque è determinante per l'Under 23, quindi nel momento in cui, devi privartene devi avere già un'alternativa pronta. Marello in questo senso potrebbe esserlo e questo potrebbe, diciamo così, portare l'Inter a fare dei ragionamenti in questo senso. Quindi attenzione a questa situazione perché noi abbiamo detto molto spesso quando si è parlato di Cocchi, peccato se l'Inter dovesse privarsene perché è oggettivo che sia comunque un talento, che in prospettiva potrebbe dare tanto, però considerando in questo momento appunto la presenza di Marello, quasi ti senti un po' più tutelato nel caso in cui Cocchi dovesse, lasciare il club per altre esperienze o appunto per essere inserito in qualche trattativa. Quindi vediamo, perché appunto Marello non è soltanto
giocatore da tenere in considerazione per numeri, per qualità e per tutto quello che sta dimostrando, ma anche per il discorso che vi ho appena fatto sul mercato, perché sembrano, discorsi messi lì un po', però in realtà sono quei tasselli di mercato che poi fanno la differenza. Cioè, ribadisco, sapere di avere comunque un giocatore che eventualmente può prendere, quel posto, potrebbe renderti più propenso a muoverti in una certa direzione. Quindi attenzione a questa situazione perché, ve la segnaliamo e soprattutto siamo felici di segnalarvi comunque un giocatore, un talento così giovane che potrebbe, fare la differenza nel settore giovanile dell'Inter e poi magari chissà vederlo un giorno scalare ancora di più la montagna e arrivare magari ad approdare, ecco, in prima squadra. Lo conoscevate? Ditemi un po' se l'avete seguito in primavera, se conoscevate, se avevate sentito parlare, di lui, fatemelo sapere nei commenti, fatemi un po' sapere anche che ne pensate di tutta questa questione, perché insomma, ribadisco, potrebbe avere il suo impatto anche sul mercato di cui parleremo nella diretta di oggi delle 19:30, quindi abbiamo fatto un contenuto di approfondimento che si distaccasse un po', dai soliti discorsi di mercato, però ci torniamo ovviamente nella live di oggi, quindi vi aspetto 19:30 qui su Passione Inter. Grazie a chi è arrivato fino a questo punto del contenuto. Nel frattempo io ne lascio un altro al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.